Ciao e benvenuto sul canale Mitologia e Leggende. Oggi ti racconterò una storia poco conosciuta, un'altra delle innumerevoli storie d'amore tra i mortali al tempo degli dei. È la storia d'amore tra Ero e Leandro. La scena in cui si svolge la vicenda è l'Ellesponto, il braccio di mare che oggi viene chiamato Stretto dei Dardanelli, che collega il Mar di Marmara col Mar Egeo. Sulle due sponde contrapposte sorgevano nell'antichità due città: Sesto, che sorgeva sulla costa asiatica, e Abido, sulla costa europea. La bellissima Ero viveva poco lontano da Sesto, in una torre solitaria, come sacerdotessa di Afrodite, dea alla quale aveva consacrato la sua vita, per cui non poteva sposarsi. I genitori di lei, infatti, avevano fatto in modo che vivesse isolata, lontana da ogni tentazione che avesse potuto allontanarla dal culto di Afrodite. La ragazza ugualmente voleva rimanere devota alla dea e rifuggiva ogni occasione che avrebbe potuto tentarla. Ma giunse il giorno della festa in onore di Adone e di Afrodite. A Sesto convennero genti da ogni parte del mondo greco, dalle isole dell'Egeo, dalle regioni vicine e meno vicine. La sacerdotessa Ero, splendida nella sua bellezza, officiava i riti in onore della dea nel tempio a lei dedicato ed attirava gli sguardi di ammirazione dei numerosi giovani presenti. Tutti avrebbero voluto parlarle e intrattenersi con lei, ma ella schivava i loro sguardi e continuava a svolgere i suoi doveri sacri in silenzio, finché non incrociò lo sguardo di Leandro, che la colpì profondamente nel cuore e le fece capire che anche lei avrebbe potuto provare un sentimento d'amore per un mortale. Quella stessa sera Leandro prese il coraggio a due mani e le si avvicinò, lontano dagli altri, dicendole tutta la sua ammirazione e il suo sentimento per lei. La ragazza non negò il suo turbamento, ma gli ricordò che il suo destino, così come volevano ardentemente anche i suoi genitori, era quello di servire la grande dea Afrodite. Ma Leandro non poteva arrendersi e le promise che avrebbe fatto di tutto per vederla di nuovo, anche a costo di traversare a nuoto l'Ellesponto, di notte, senza farsi vedere da alcuno, anche se il mare fosse stato agitato e le onde infide, pur di poter stare con lei tutta la notte. Ognuno di loro, in effetti, non voleva e non poteva rinunciare all'altro, ma il loro amore poteva esistere solo in clandestinità. Così ogni notte Leandro attraversava lo stretto di mare a nuoto, sfidando coraggiosamente le onde, per ricongiungersi con l'amata, e prima dell'alba faceva il tragitto opposto. Ero, dal canto suo, ogni notte sistemava una torcia sulla cima della torre, cosicché l'amato, seguendo la sua luce, potesse giungere a riva senza perdere la rotta. Così si amarono, per parecchie notti, al colmo della felicità. Ero di giorno continuava ad essere l'austera sacerdotessa di Afrodite. Di notte diventava la sposa di Leandro. I due amanti non desistettero dal loro proposito, nemmeno quando la stagione mutò, e venne il periodo in cui i naviganti tirano a secco le loro imbarcazioni, per paura delle correnti e delle tempeste marine. Ugualmente, come ogni volta, sebbene il tragitto diventasse sempre più difficile e pericoloso, Leandro affrontava coraggiosamente i flutti per ricongiungersi con l'amata, la quale continuava ad accendere la fiaccola che faceva da guida.
Ma una triste notte il coraggioso nuotatore dovette soccombere alla furia del vento che soffiava sempre più violentemente e delle onde che si ergevano imponenti e minacciose, travolgendo le sue forze e costringendolo a bere acqua salata. A nulla valsero le sue invocazioni agli dei, alla dea dell'amore Afrodite, che proteggesse i due amanti, al dio del mare Poseidone, che calmasse i flutti. A un certo punto, un vento improvviso spense la lampada preparata da Ero, e per Leandro fu davvero la fine. Non riuscì più ad orientarsi tra le onde avverse. Stremato si abbandonò agli elementi e spirò nel mare. La povera Ero, in angoscia, si torturava in attesa dell'amato e passò insonne tutta la notte, temendo il peggio. Alle prime luci dell'alba si spinse a cercarlo con gli occhi su tutta la distesa marina davanti a lei, ma inutilmente. Finché, abbassato lo sguardo sugli scogli sottostanti, notò il corpo senza vita dell'amato, straziato dalle rocce. Allora, senza pensarci un attimo, non riuscendo a sopportare l'atroce dolore, si gettò anch'ella nel vuoto, per essere unita a lui anche nella morte. Una versione del mito racconta che fu lo stesso Poseidone, innamoratosi anche lui della sacerdotessa, a tirare a fondo nel mare il povero Leandro. In un'altra, la colpa viene data a Zefiro, figlio del titano Astreo e personificazione dei venti. Lui avrebbe corteggiato il bellissimo Leandro, che lo avrebbe respinto sdegnato. Allora Zefiro, per vendetta, avrebbe soffiato 3 volte sulla torcia accesa da Ero, fino a spegnerla e far smarrire la rotta al nuotatore. In ogni caso, anche in questa storia d'amore gli dei giocano un ruolo, che nella maggior parte delle volte rende il sentimento impossibile o persino tragico. Erano forse gli dei invidiosi dei mortali? Sarebbe assurdo pensarlo. Loro avevano l'immortale giovinezza, governavano gli elementi. Eppure c'era qualcosa che gli uomini avevano e che a loro evidentemente mancava. Era la capacità di amare incondizionatamente e alla pari. Quel sentimento, l'amore, forse ancor più immortale di loro. Anche questa storia finisce qui. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, condividetelo ed iscrivetevi al canale. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con me e vi do appuntamento alla prossima storia.